perché io sono morto in Russia, no? Io sono morto il 22 dicembre, combattimento. Il foglio matricolare parla chiaro, sono morto il 22 dicembre, in combattimento, ferito una pallottola all'addome, riportata nei combattimenti, insomma così, come da atto di morte rilasciato dalla prima compagnia del battaglione sciatori Montecervino. Poi è stato depennato perché, capito, non è vivo, ma è proprio scritto così. Io penso anche, non so se Lamberti, non lo so, perché Lamberti, io lì l'ho visto, lui mi vedeva che io stavo proprio basso, sciavo, ma sempre basso, no? Anche a una certa velocità cercavo di andare via. Poi è cessato questo sparo, perché hanno capito che forse non c'era truppa. Hanno capito, perché a me l'ho smesso, ma hanno durato un bel po', che vedere pallotte passarmi di qua, di là, sopra, e mi sono abbassato. Io penso bastava 5 centimetri, 1 centimetro, ero bello andato. Io sono partito il 17 di gennaio del 1942. Al distretto di Pistoia sono stato assegnato al Corpo degli Alpini. Partito di lì, siamo arrivati a Bassano del Grappa, dove ci hanno vestito. Noi siamo partiti il 17 giugno, ma il battaglione è arrivato in Russia nel febbraio del 42 e ha fatto diversi combattimenti in quel periodo, però noi non c'eravamo. Siamo passati dalla Polonia, abbiamo aperto un giorno lì a Varsavia e abbiamo assistito a tante cose brutte verso gli ebrei, proprio verso gli ebrei. Veramente noi non conoscevamo nulla di queste cose, non sapevamo nulla. E arrivava, praticamente c'erano a lavorare lungo la ferrovia, c'era un signore che c'era anche un altro, un caporale insieme a noi, ma insomma eravamo insieme, che parlava l'italiano e ci dissero chiaramente, si è fidato di noi, ma noi che i tedeschi, insomma, li trattavano proprio male, insomma, no? E poi eventualmente un tedesco ha visto che parlava con noi, si è avvicinato e lui naturalmente ha abbandonato e si è rimesso a lavorare. Quando passavamo delle città o dei paesi, c'erano quelle donne che sembrava ci salutassero, però facevano così, tornate indietro. Dice, pensate prima di venire ancora alla guerra, andate ritornate a casa. Noi siamo arrivati di luglio, alla fine di luglio ci hanno ricevuto il tenente colonnello D'Adda, capitano Lamberti, altri ufficiali, ci hanno fatto il venuto, saremmo stati una trentina, 35 complimenti. Ci siamo messi in fila, tutti in fila, il D'Adda, il tenente colonnello D'Adda, interrogava uno di dove veniva, soprattutto che faceva, che non faceva. Che io ero uno degli ultimi, ero basso, piccolo naturalmente, ma ho visto anche lui, non era alto come me, D'Adda, non era che poi fosse un grande uomo, era un po' grassoccio, vedi sì, ma io ero molto magro, questo è vero. E fa il capitano Lamberti, lo dico perché queste sono le parole, ma questo chi ce l'ha mandato? Ci ha fatto una cattiva impressione. Allora, niente, finisce la storia, si riceve e non ci si rimette con i vecchi che ormai, anche per ascoltare quello che loro avevano passato, insomma ci raccontavano, anche per sapere un po' le cose, no? E siamo stati lì con pochi giorni, 2 o 3 giorni, poi siamo partiti a piedi, per il fronte, insomma, ci si avvicinava al Don, naturalmente. Ma un po' prima ci siamo fermati in un piccolo paese che si andava a fare il bagno a quel laghetto. C'erano le lavandaie lungo che lavoravano, insomma, susse. Io attraversai, ma mi trovai in difficoltà a 7-8 metri dalla riva, perché non ce l'avrei sicuramente fatta a ritornare. Ma eravamo nudi proprio completamente. Quindi ho dovuto fare il circuito del lago, ma sarà stato quanto? 700-800 metri, 1 chilometro, non lo so.
E queste sicché io un po' mi vergognavo, c'erano queste donne, mi chiudevo qui la parte bassa, insomma, con le mani, e loro dicevano italiaschi, carasciò, italiaschi, carasciò. Noi avevamo l'attendamento in questa cittadina, che poi anche lì ogni volta che ci fermavamo eravamo sempre di pattuglia, no? Sempre, andavo sempre di pattuglia. Entravamo nelle case e a vederle a me mi sembrava che, ma certo se i dominatori cosa potevano dire? Sembravano anche abbastanza ospitali, insomma, queste persone, però può darsi anche che apparentemente erano ospitali, che poi dentro di loro ci fosse stato un po' di risentimento, che noi praticamente eravamo andati praticamente a occupare il loro paese, quindi non credo che fossero tanto contenti di questo. E in ogni modo la popolazione non era cattiva, insomma, era una popolazione, non si è mai avuto noi, perché io effettivamente, a parte le galline, ma non ho fatto prepotenza a nessuno. Nessuno, anzi, non dico per modo di dire, anche i ragazzi quando ci venivano si dava qualche cosa, insomma. Noi eravamo fermi a Millerovo da qualche giorno, ci allenavamo anche sui mitragliatori, insomma, per l'epoca là si cercava di migliorare anche la praticità sulle armi. Io sono questo. Dopo è successo che i russi fecero un attacco, il 20 mi pare, il 20 di agosto, e da quanto so, da quanto ho ancora letto, fecero un attacco e fecero una testa di ponte in profondità, una testa di ponte, come si dice, testa di ponte in grande profondità, parlano una decina di chilometri, forse anche di più. E noi ci fermavamo appunto prima a Bolshoi, mi pare, poi dopo di lì venne la Tridentina e ci spostammo a Jagodny, dove siamo stati 40 giorni. E questi 40 giorni non c'è stato combattimenti, anche i russi erano a 300 da noi, 600 metri, anche loro stavano rifacendo anche loro la linea. E la Sforzesca, per me, quando si vede i primi prigionieri, perché i russi molti prigionieri non avevano fatti fino a quel momento, e i prigionieri che si vede anche in certi giornali che sono vestiti, sono fanteria, di molti sono anche della Sforzesca secondo me, ma questo non è che io possa asserire queste cose. E sicché praticamente la Sforzesca poi è stata ricostituita, naturalmente con dei complementi, con diverse forze dall'Italia, e lì a Jagodny faceva parte, anche era sullo stesso fronte nostro. Noi eravamo, confinava proprio con la prima compagnia, la seconda, e poi c'era quelli dell'80ª che erano armi d'accompagnamento, ma la Sforzesca, sono arrivati là, hanno fatto 200 km sul fronte, da qualche giorno, da una settimana, 10 giorni. I russi hanno capito subito che avevano davanti, l'hanno attaccati subito, tutti praticamente ebbero un grande successo, non erano una truppa preparata a queste cose, secondo me. E di molti la chiamavano la Cicai, ma a me mi dispiaceva. Ma perché? Ma perché la Cicai? E noi che si è fatto? Ora parliamoci chiaro. Abbiamo combattuto, però. Noi quando siamo arrivati là, si è avuto un attacco, i russi continuavano a venire avanti, va bene? E con colpi di mortaio, i nostri colpi di mortaio, vidi che si ritirarono e praticamente ritirarono oltre la linea più o meno che avevano fatto loro, e noi si scese giù a Jagodny, e c'era già il combattimento, perché il terzo e il sesto bersagliere avevano già combattuto con loro, e noi si arrivò lì che si è visto dei morti ancora che aprivano la bocca, morti russi, tanti russi. E si è partecipata anche noi, ma praticamente diciamo la verità. La cosa era quasi conclusa, qualche colpo si è sparato anche noi lì, no? E ci siamo stati lì 40 giorni. 40 giorni soltanto, non è stato nei combattimenti, nessun combattimenti, noi sempre continuamente con le pattuglie, e succedeva che ogni tanto
Gli italiani un colpo di mortaio e l'altro un altro colpo, insomma perdemmo una ventina di alpini, insomma. C'era anche mi pare un tenente, era il tenente di Bene, che ci aveva accompagnato noi. Lì i tedeschi erano giù, da noi non ce n'erano tedeschi, quel punto lì c'era il terzo bersaglieri, poi c'è venuto anche qualche battaglione della Tridentina, lì, in quel punto dove eravamo noi. Da qua c'era questa sforzesca rinnovata che sentiva anche tante volte la notte degli spari e loro a questo punto fu gli unici che misero le bombe. Non mai messo mine davanti alla nostra linea, mai, perché loro avevano messo le mine senza sapere niente nessuno. Si andava di pattuglia, qualcuno di pattuglia ci lasciava le penne, capito? E così è successo anche a noi, ma io ho avuto fortuna. C'erano dei fili, no? Con delle bombe, si vede, no? C'era io, Bizzarri, i tre toscani, io, Bizzarri Pierluigi e Fanti Carino. Non sono ritornati nessuno di questi miei amici. Sono qui della zona, uno è qui di un paese vicino e questo era proprio amico. Siamo stati amici proprio fin dall'infanzia perché eravamo a 100 metri, le nostre abitazioni erano vicinissime, Bizzarri Pierluigi. E io mi venne detto, c'è le mine. E se si toccava un filo si era saltati tutti e tre, se lo può immaginare. È andata bene, insomma.